Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio mostrarvi la differenza nell'utilizzare il tasto Shift piuttosto che utilizzare il tasto Control. Prima di cominciare, come al solito, però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Allora, utilizziamo il tasto Shift e il tasto Control. Questi due tasti in realtà sono differenti, ci consentono di selezionare più entità. Il tasto Shift ci consente di selezionare più entità adiacenti, quindi che si toccano e che formano una catena di entità e verranno trattate come se fossero un'unica entità. Mentre invece con il tasto Control possiamo selezionare più entità anche distinte, quindi non adiacenti, che presentano anche una distanza l'una dall'altra e che vengono normalmente trattate come se fossero entità distinte. Un classico esempio è l'utilizzo, ad esempio, di più curve generate in maniera differente. Ad esempio, la prima è una curva di riferimento, ovvero una curva attraverso punti. La seconda non è altro che lo spigolo di un solido che abbiamo disegnato. La terza è una curva di sketch. Se vogliamo utilizzare queste tre curve generate in maniera differente all'interno di un unico comando, come ad esempio il boundary blend piuttosto che lo sweep, è sufficiente utilizzare lo shift. Vi faccio vedere immediatamente un esempio. Vado a prendere il comando sweep, seleziono la prima curva, premo shift, seleziono la seconda e poi seleziono la terza. Il comando shift in questo caso funziona perché le tre curve sono adiacenti, ovvero consecutive, e ovviamente nel comando sweep questa curva composita è accettata perché tra l'altro sono anche curve tangenti, perché praticamente stiamo utilizzando queste tre curve per comporre un'unica traiettoria che ci servirà all'interno dello sweep. Mentre invece se usiamo il tasto Control lo utilizziamo per andargli a selezionare una seconda traiettoria che non deve essere adiacente alla prima e quindi deve essere trattata come un'entità diversa dalla prima, tant'è che la prima viene definita come curva origine e la seconda viene definita come catena 1. A questo punto però disattiviamo sempre con il control questa seconda curva, andiamo a definire velocemente uno sketch interno che può essere, non so, una circonferenza. Per farla semplice, noteremo che appunto in questo modo siamo riusciti a costruire uno sweep che corre su quella traiettoria composta da tre curve costruite in maniera differente. Annulliamo. Allo stesso modo, anche all'interno del comando boundary blend possiamo utilizzare la stessa tecnica, ma questo vale anche in altri comandi ovviamente. Prendiamo il boundary blend, quindi il blend limite, definiamo la prima curva che sarà composta da questa, premiamo shift da quest'altro spigolo e teniamo premuto shift e selezioniamo anche la curva di sketch, in modo tale che questa viene considerata come prima catena nella prima direzione del blend limite. Poi usiamo CTRL per dargli una seconda curva e eventualmente definiamo, non so, un vincolo di perpendicolarità in questa situazione qui. Quindi lo Shift ci consente di selezionare curve fatte in maniera diversa, curve distinte ma adiacenti, quindi consecutive, e considerarle come un'unica curva. Quindi questa è una funzionalità sicuramente molto comoda in tante situazioni. Annulliamo, vi faccio vedere un esempio simile anche nel caso dello sformo, ma ripeto, questa differenziazione tra Shift e Control si verifica su tutti i comandi di Creo Parametric. Ad esempio, nel caso in cui vogliamo sformare queste due facce, la prima e poi con il CTRL seleziono la seconda, in questo caso sono due facce adiacenti, ma in realtà potremmo anche deselezionare questa e selezionare quest'altra, sempre con il CTRL, verranno trattate dallo sformo nella stessa maniera, ma in realtà sono considerate due facce distinte. Premo CTRL di nuovo, gli aggiungo nuovamente questa, poi vado a dirgli che voglio definire una cerniera di sformo e in questo caso, se voglio selezionare una curva come cerniera di sformo, deve essere una curva che interessa entrambe le superfici che ho selezionato precedentemente e quindi devo selezionare questa e poi premendo Shift
la seconda curva, perché queste due curve devono comporre un'unica cerniera di sformo, anch'essa curvilinea ovviamente. A questo punto gli vado a dire che voglio definire la direzione di trazione, gli do questa, abbiamo l'anteprima e siamo riusciti a ottenere uno sformo che utilizza due curve adiacenti come cerniera di sformo. Ok, direi che anche per questo video è tutto e quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!